da un bel po' che non registro mentre cucino, però ho deciso di fare un altro cosa mangio in una settimana, un altro what I eat in a week. Oggi è sabato, è più o meno ora di pranzo e in realtà avevo già iniziato stamattina a preparare un po' quello che voglio farmi, perché avevo già messo a marinare il tofu nella salsa di soia. E il piatto che voglio fare oggi è del tofu in crosta di sesamo con del bok choy, del brodo al miso e del riso, che è una ricetta che ho visto su TikTok e la metterò il link in descrizione. Adesso prima inizio con lavare il riso e pian piano inizio a fare tutto. Ho messo a cuocere il riso e adesso avrei dovuto prendere l'amido di riso, ma non avevo voglia. Quindi un cucchiaino di farina normale, sesamo bianco e sesamo nero. Allora, o non ho messi abbastanza o la tipa ha usato una tecnica diversa, perché a me i semi sembrano tutti rimasti incastrati sul fondo. Cena di oggi. In forno ci sono delle patate che si stanno finendo di arrostire bene bene e le mangerò con uno dei miei burger. Appunto io ogni tanto faccio dei burger, questi sono un po' più autunnali, non ci ho messo i funghi oltre ai legumi, a volte cambio la verdura che metto insieme ai legumi e ne faccio abbastanza impasto, perché faccio 2 latte di legumi più un po' della verdura e un po' di spezie, condimenti vari. Frullo tutto con mino e pimer, divido nelle varie palline e poi li metto a congelare divisi da un pezzo di carta stagnola, così poi sono facilmente staccabili e ce li ho sempre disponibili per un pasto veloce. Quindi adesso questo l'ho fatto scongelare un pochino e ora me lo cuocio in padella. Faccio col coperchio perché molto probabilmente la parte dentro è ancora abbastanza congelata, quindi così si fa prima.
sia di domenica si fa il ragù, quindi ho messo da ammollo questi macinato di soia, ho messo in un po' di brodo e adesso preparo il soffritto e via di ragù. Ora, dovrei usare il vino rosso per sfumare ma non ce l'ho, quindi userò questo rimasto di bianco. Sono le 7:30, ma io non ho ancora fame, quindi prima di preparare la cena mi faccio la mia bella granola perché ho finito le scorte. Per cena invece mi faccio un try bake, come li chiamano sulle ricette americane, cioè butto tutto in teglia, butto in forno e a lì. E finalmente dopo un sacco di tempo mi sconto questi, cosa sono? I broccolini, che a me piacciono, ma di solito costano una quantità di soldi spropositata per quello che è. Invece l'altro giorno in sconto, quindi li aggiungerò alla mia teglia in cui ci saranno ceci, questi, del panir, delle carote e dei pomodorini e devo decidere se metterci anche una zucchina o no. Vediamo quanta roba esce. Potrei aver lasciato brustolire un po' troppo. Vabbè. Ecco qua, servito con il riso dell'altro giorno, hummus sul fondo e un po' di salsina tahina e limone. È ora di pranzo e oggi pasta, zucchine e fromage.
Lasciate un po' col coperchio e dell'acqua perché li voglio belle spappolone e ho appena buttato la pasta. Oggi quantità di formaggio goduriosa. Tutte spappoline. Cose cucinate zero, perché neanche stamattina posso dire di aver cucinato propriamente colazione, pranzo e lavoro. E oggi ho appunto preso questo sushi dal Too Good To Go, però non lo so, mi sembra un po' una scammata, perché non c'è non vedo nessuna fetta effettiva di pesce crudo, quindi che sushi è? È stato un attimo un fail. Allora, quello che ho potuto mangiare non era male, non era sushi cattivo, però non era neanche buono, e appunto, era principalmente l'imitation crab, cioè il finto granchio, era principalmente quello, in quasi tutti i roll, tranne 2 col tonno e 2 con il gambero fritto. E poi, io, nel senso, sushi mi aspetto pesce, invece 6 pezzi avevano il pollo e l'ho notato, l'ho visto qualcosa che non va, e quindi gli ho dato il mio conculino che se li sta mangiando adesso, perché io insomma chiaramente non mangio la carne, quindi anche il pesce in realtà è una cosa che mangio molto poco, forse una volta al mese. Non è un cibo che consumo spesso, lo consumo di più quando torno in Italia, più che altro quando torno in Puglia, perché se no letteralmente le mie famiglie non mi fanno entrare in casa. Già mi rompono tanto le scatole perché sono vegetariana e sono 5 anni, più di 5 anni che ormai lo sono, e ancora mi rompono le scatole per questo. Se smetto di mangiare pesce in un paese, in una città di mare, penso che davvero mi tolgono, mi disconoscono, mi rimuovono legalmente dai piani familiari. Quindi, siccome ho ancora un po' di fametta, avevo letteralmente 3 gyoza rimasti in freezer e li sto facendo adesso, però mi devo ricordare che devo comprarmeli di nuovo, perché sono sempre un ottimo cibo salvaculo. Nel mentre che si fanno i gyoza, voglio provare a fare una cosa per domani, non lo so, l'ho vista, sono quelle cose che ogni tanto dico, dai, proviamo a fare una cosa diversa per colazione, e sono dei carrot cake oats, quindi all'avena come me la faccio di solito, sto aggiungendo la mia ultima carota rimasta in frigo prima che diventi molla, e niente, poi il resto li faccio più o meno come li faccio normalmente, però appunto avrà l'aggiunta della carotina.
passo per una farinata. Come quella cosa che mi ha dato lavoro l'altro giorno, che era color Shrek. Questo verde brillante, brat. Facciamo un pochino di udon con i funghi. Qui ho messo carota e scalogno, funghetti. Adesso butto anche gli udon. Ba-ba-da-ba-ba.
cosa con gli scarti lo devo fare, quindi mo lo cucino e me li mangio. Ho fatto la cazzata e mi sono scottata la mano. Porca troia. Volevo togliere il liquido in eccesso e ho provato a rovesciarlo e l'ho rovesciato un po' troppo. E quindi porca troia, perché? Vabbè, scriverò alla mia amica che è venuta insieme a portare una cosa, ma che non mi trovo.